viaggio continua attraversando Hereford. Tentiamo di esibirci. Se pensate che sia difficile Torino per fare spettacolo, non siete mai venuti qua a Hereford. Ci siamo fermati qui in questa locanda. Andrea ha preso una zuppa. Emanuele che sa che cosa ha preso? Wraps con insalata di capra. E io invece una bella insalatona alla greca. E vabbè, siamo in Inghilterra ma si mangia anche l'insalata alla greca. Andiamo a ricercare la nostra energia magica a Glastonbury. Benvenuti a Glastonbury, la città della magia, la città di Avalon, la terra di Avalon. Secondo la leggenda, Giuseppe di Arimatea avrebbe fondato qui la prima chiesa delle isole britanniche, oltre 30 anni dopo la morte di Cristo, per custodire il Graal. Glastonbury è una città piena di negozi di magia di ogni genere. Molto commerciale e piena di negozi. Penso che sia molto turistica, forse fin troppo. Quindi cercare il magico, il vero magico è molto difficile. E ora, parlando di magia in senso ampio, lasciamo la parola al maestro Eugene Burger. Okay, and the first question is who is Eugene Burger? Gosh, I wish I knew. For you, who is Eugene Burger? For Eugene Burger. Oh, do you mean what is my character that I play? Yeah. Naughty Santa Claus. The best of both worlds. That is my self-understanding of my character when I perform. And so I don't do children's magic because they shouldn't have to face naughty. What is magic for you? That's a question that used to bother me a great deal. And then Robert Neal and I wrote a book called Magic and Meaning. And he had an essay in that book that spared me and saved me from that question. Because he pointed out there are many magics, not just one. Robert Neal, when he was in school, in graduate school, he was married and he had a baby. And every so often, at 4 a.m, the baby would start crying. And what do? Well, you pick up the baby and you hold it and you say, it's all right, but it's not all right. It's 4 o'clock in the morning and your wife has to go to work and you have to go to school, but something magical happens. The word, the embrace, it changes things and the kid stops crying. That's what Bob Neal calls life magic. Now, another example would be toward the end of his academic career, he did a lot of work with death and dying patients. And when you're with someone who's dying, he said, what do? You take their hand and you look them in the eye and you say, it's all right. It's all right. And that's life magic. So there's no one definition of magic because there are many magics that need to be defined. There is more reality or one each reality for each person. What is reality?
I tend to think it's a consensus. You know, if enough people believe it, it's reality. Now, is it real reality? Well, does that phrase make any sense even? Is there non-real reality? Yeah, that's a hard one. You guys ask hard questions. Gee whiz. Maybe spending too much time on bicycles has made you think too much. Yes, well, on the street. Yeah, reality is a good one. But I think reality is constructed by our mind. It's not so much out there as it is in here, for me. Yeah. In fact, I'll tell you a funny story once we turn the camera off. I was very lucky when I was a kid because many very famous magicians helped me. Don Allen was a great help to me. But Don Allen turned it around, and I'd spend a lot of time with him. And he used to piss me off a lot because I'm 15, 16 years old, and I had all these fabulous questions, and he would always give me the same answer. Pardon me, there's a fire going on, and we're going to have to leave now. Well, before that nasty interruption, what I was saying was, I think you're going to be able to cut this off. Yeah. Yes, okay. So I had all these 15, 16-year-old questions, and he would always give me the same answer, and it kind of pissed me off because I wanted different answers. But his answer was always, watch their faces. How do I know if I'm being a success? Watch their faces. How do I know if they like me? Watch their faces. How do I know if this is a good trick? Watch their faces. And that was the answer he would continually give me. And it really wasn't until 30 years later that I said to myself, God, he was helpful. and as a 15-year-old, you didn't get it. But now I do. Watch their faces. Their faces will indeed tell us almost everything we need to know about our work as magicians. Sure. Some people want to become a magician, or young or adult. What do you want to teach to these people? Do you want to teach something? I want to empower them to make their own decisions. I don't presume that my approach to magic is the only one. And I don't even think it's probably the best one for everybody. It certainly has worked for me. But I'm not recommending my approach to magic to anybody. I'm just telling you autobiography, what's worked for me. And if it works for you, good. And if it doesn't, don't be surprised. I mean, we have to find our own way. And that's the challenge of life. Whether we're talking about magic or politics, religion, interpersonal relations, whatever, we have to find our own way. And that means, I think, that we need courage to conquer our fear. Because fear is the great inhibitor. Fear is what holds us back. The terror of the future. What will those people think? Even though those people don't seem particularly happy. We need to live in the present. We need to live in the present, exactly. And yeah. That's it. That's it, yeah. Thank you so much for Well, this moment. Thank you. And how exciting you guys actually made it from Blackpool to Rimini on bicycles. Yeah. Congratulations, all. Thank you. Thank you so much. Thank you. Great, Thank yeah. you. Sempre che riprendi, sempre la stessa scusa per fermarti, bravo. Andiamo a vedere da vicino la Glastonbury Tor, icona della città. E adesso un bel gelato.
Ripreso. L'hai detto, vai a prendere i panini e poi torni. Siamo qua alla torre di Glastonbury. Che non veniva Glastonbury di Marvel. Glastonbury si dice che sia il paese di Re Artù e quindi poi ci sia anche la tomba di Ginevra, leggende varie che uniscono anche Giuseppe di Arimatea, insomma vedere da qui è incredibile, tutto attorno a noi ci può guardare. A presto, ciao mamma, ciao. Mentre proseguiamo il viaggio, ci ricordiamo che manca poco al WCM FISM di Rimini, dove uno dei concorrenti sarà il fakiro Alexander De Bastiani, in arte Shezan. Shezan è un personaggio che è nato quasi per caso, per tutt'altro in realtà, perché io vengo dal teatro, dalla giocoleria, dal fakirismo, ho sempre mescolato un po' le cose per fare spettacolo, ma mi mancava un elemento che mi permettesse di gestire tutte queste cose insieme in qualche modo, no? Una sera in piazza, mentre mi preparavo per uno spettacolo nel pieno della mia crisi mistica esistenziale, no? In quei periodi proprio in cui dici ma io non riesco a capire come fare, niente, stavo allestendo e una signora con una bimba passa e la bambina fa mamma guarda c'è il genio, boom, cioè proprio mi sono bloccato e ho detto sì, il genio è l'elemento, cioè è un personaggio che può fare delle cose assurde ma senza doverle dimostrare perché è il genio, però che comunicasse invece con le persone in maniera quasi infantile, no? Banale se vuoi da un lato, cioè nel senso ingenua, ecco, ingenuo. Beh, geniale direi. Perché hai voluto buttarti su questa avventura e come hai fatto a imparare, a crescere? Quando ho visto a questa convention di giocoleria il mangiatore di spade, al momento non lo so, è stata una specie di scoppio ritardato, cioè tornando a casa dopo un paio di mesi ho visto un pugnale in un mercatino e la ragazza con cui stavo allora probabilmente ha intuito più di me perché mi ha guardato e mi ha detto se devi provare prova a farlo, no, io non ti dico niente. E quindi andando avanti quando sono riuscito a fare proprio questo numero, quindi ad ingoiare una spada che fa 54 centimetri, quindi insomma è anche notevole, tra l'altro scoprendo di essere uno dei pochi che entra proprio nello stomaco, perché siamo già pochi nel mondo, siamo meno di 50, però di questi neanche una ventina riesce a farlo. Lì è una questione di conformazione. Hai un ricordo legato alla magia, cioè un aneddoto, più che altro qualcosa che è indelebile, qualcosa che poi non riesci a cancellare, che ti ha colpito? Da questa missione che ho fatto in Libano con Flip Mattia, sono stato 15 giorni in Libano toccando quasi tutti i confini tra centro e sud del Libano per fare spettacolo per i profughi, perché comunque ci sono parecchi profughi siriani che hanno trovato rifugio, diciamo, in Libano. Lavorare con altre persone, lavorare gratis, lavorare per persone che in questo momento hanno perso praticamente tutto quello che avevano è stata un'esperienza allucinante e io avevo veramente paura di affrontare queste cose perché pensavo cosa vado a dire, cioè come faccio a dire a una persona che sta male, su dai, che soluzioni ho, cioè, il mio dubbio, ma penso come quello di tanti, è cosa porto. E poi scopri quando sei lì che in realtà non c'è niente da portare, cioè già il fatto che sei lì e che stai dedicando del tempo a loro per interagire è più di qualsiasi altra cosa. Però con i bambini invece parlavamo in italiano, perché tanto loro parlano con te in arabo e tu parli con loro in italiano, è uguale, cioè tu usi il tuo modo di parlare ma ti serve solo come pretesto per dire la frase e fisicamente capisci cosa stai andando. Con i bambini è spaventoso, cioè io ho scoperto questa roba qui, mi ha sconvolto, cioè, comunicavamo. Che cos'è per te la magia? Wow! È la porta per l'oltre, per l'altrove, perché per me l'altrove, cioè nell'accezione che utilizzo del termine,
quello che è oltre a tutto ciò che puoi comunque raggiungere, perché c'è sempre un oltre, no? C'è sempre un altro spazio, c'è una dimensione in più che non sappiamo gestire, conosciamo, non conosciamo, la religione ne è un esempio, ce ne sono altre, c'è qualcosa di più. Cioè la percezione verso questo oltre arriva quando siamo spiazzati, no? Quando i nostri sistemi di percezione vengono messi in crisi. E la magia è esattamente questo, cioè l'effetto magico è qualcosa che è vero che è possibile, perché se il mago lo fa c'è un modo per raggiungerlo, ma il fatto di non comprenderlo e quindi di vedere un qualcosa che è al di fuori di quello che consideriamo possibile crea quel cortocircuito che fa sì che per un attimo ci rendiamo conto che c'è altro. Hai una definizione di realtà? Cioè, che cos'è per te la realtà o la non realtà? Non so. Wow! La realtà è quella cosa che secondo me noi sfioriamo ogni tanto, ma di cui non ci rendiamo conto, ed è l'insieme delle possibilità che prendiamo in considerazione, è lo spazio in cui ci muoviamo con i mezzi che pensiamo di avere. Cioè non credo che la realtà di per sé sia quello che noi riusciamo a fare, a toccare, a percepire, ma quello che noi pensiamo di poter arrivare a percepire dello spazio che ci circonda e che c'è fuori e dentro. E esiste nel momento in cui ti devi confrontare con i tuoi limiti. Allora, chiaro, fin dove arrivi quella è la realtà, però non vuol dire che finisca lì. Tu hai un sogno? E se sì, quale? E il problema secondo me è difficile avere un sogno chiaro, perché il sogno è la visione da questo punto di vista, no? L'immaginario di quello che tu vorresti raggiungere, e io ti devo dire la verità, non ne ho la più pallida idea. E in qualche maniera mi ha fatto capire che non è che non abbia un sogno, però probabilmente il mio sogno, se vogliamo vederla così, è avere la possibilità di arrivare il più lontano possibile con me stesso. Più lontano intendo di crescere il più possibile come essere umano o come quello che può esserci di più dentro di me, ma scoprirlo. E quindi essere aperto al fatto che il mio futuro può essere molto più grande di quello che io posso immaginare adesso. Però adesso il campionato del mondo, che cioè, quasi banalmente in quel momento lì non aveva valore, adesso ce l'ha perché in questo momento il mio spazio è qui e io voglio arrivare al mondiale il più pronto possibile, nei limiti di quello che sono e del mio modo di fare, per viverlo fino in fondo. 1001 ciao, Giusto. da genio Ciao. della lampada, e a presto. Passiamo infine per Stonehenge, concludendo in bellezza questa puntata e caricandoci per le prossime avventure. Ma vorrei abbracciarvi tutti quanti. Magic on Bicycle,